Come si comprende dalle sue note biografiche, lei ha dedicato la sua vita professionale al pane. Come nasce in Pier Giorgio Giorilli questo vero e proprio amore per il pane? Diciamo che è nato un po' forzatamente all'inizio perché la voglia di studiare era poca e di conseguenza mio padre ha cominciato a portarmi il panificio e vedere la differenza tra lo studio e il lavoro. Io ho 14 anni e lì ho cominciato a innamorarmi di questo bellissimo prodotto che si chiama pane e di conseguenza sono cresciuto poi da un piccolo panificio con il forno a legna per crescere sempre ogni anno di più per quanto riguarda la panificazione. Frutto dei suoi studi, della sua attività di docenza e della sua esperienza sul campo, sono numerose le pubblicazioni sul pane. C'è ancora qualcosa da dire e da scoprire su questo alimento? Ma avendo fatto 10 pubblicazioni che non riguardano soltanto il pane, ma riguardano anche i grandi lievitati, la pizza, così, penso che non ci sia ancora molto da dire sulla panificazione per quanto riguarda Giorilli. Poi se qualcun altro, però la panificazione penso che sia arrivata già a un livello che praticamente l'essenziale c'è già e non ne vedo un qualcosa di particolarmente nuovo. Il pane ha una storia millenaria, è da sempre il cardine dell'alimentazione dell'uomo. Cosa rende il pane così speciale? Cosa lo rende così centrale nell'esistenza dell'intera umanità? Ma diciamo speciale, ha fatto la storia dell'uomo partendo dagli antichi egizi e di conseguenza poi l'evoluzione è venuta con gli antichi greci, ma poi la panificazione vera e propria con la lievitazione che abbiamo oggi, la lievitazione diciamo naturale, è avvenuta con l'evento dei Romani. Se noi andiamo in Inghilterra, fino a poco tempo fa, quasi al confine con l'Irlanda, si è sempre usato la lievitazione naturale, quanto invece oltre i romani non erano arrivati e di conseguenza c'era ancora la lievitazione chimica. Per quanto riguarda lo fa speciale, diciamo che con pane e acqua si può vivere, di conseguenza è una cosa importante perché con pane e acqua si può vivere, ovviamente. Il pane oggi è diventato forse anche troppo speciale, diciamo, perché è la verità, no? Perché certe cose bisogna anche dirle, secondo me è diventato anche un po' troppo speciale. Di conseguenza viene un qualcosa in più sulla tavola quando invece prima era veramente speciale perché la gente aveva fame e di conseguenza era speciale. Il nostro paese è la terra dei 1000 campanili, ma viene da pensare anche dei 1000 pani. Come si spiega una così grande varietà di tipi di pane e per ciascuno di questi un così forte radicamento nel territorio di elezione? Insomma, perché il pane per noi italiani è così identitario? Ma diciamo che forse non c'è nessuna nazione al mondo che ha tante varietà di pane come ce le abbiamo noi. È dovuto a tanti motivi. Se noi prendiamo per esempio la Francia, ha un pane classico, diciamo che la classica baguette, non è che non hanno altri pani, ma ne hanno pochissimi nei confronti nostri. Ma come noi penso non ci sia nessuno che è legato, secondo me, perché abbiamo avuto delle culture diverse e anche perché a seconda della zona c'è una coltivazione. Se noi prendiamo il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta, coltiva la segale perché viene col freddo. Se andiamo al sud, più che altro viene utilizzato il grano duro come frumento di grano duro perché c'è la coltivazione del grano duro come la Sicilia così. La Toscana che è particolare perché è nata, per quanto è stata messa in Toscana il pane
è senza sale o quasi niente, insomma, di sale, ma perché? Perché era stata messa una tassa sul sale molto cara e di conseguenza per protesto i panificatori hanno pensato bene di... e questa tradizione è rimasta un po' in Toscana, Umbria e una parte anche delle Marche. La struttura dell'economia e della società, specie occidentale, ha spinto verso l'industrializzazione del processo produttivo, anche in campo alimentare. Nella panificazione italiana sembra resistere, viceversa, una spiccata artigianalità. Il consumatore, secondo lei, che tipo di pane dovrebbe mettere in tavola? Ma secondo me è una cosa culturale. Ci sono due motivi, dunque, innanzitutto l'Italia è quella che resiste forse di più assieme alla Francia, un po' la Svizzera anche, sul non avendo il pane industriale. Ci sono anche in Italia, ci sono in Francia, ma molto meno di tanti altri paesi. E diciamo che i così tanti tipi di pane portano a far sì che sia difficile industrializzarli e di conseguenza, siccome ci sono delle abitudini, e difficilmente l'industria riesce a sopperire a tutti questi tipi di pane. Secondo lei, in termini generali, com'è oggi la qualità del nostro pane? Ma diciamo buona. Diciamo buona perché dire ottima è una parola abbastanza grande. Come in tutte le cose artigianali, ovviamente non ci può essere che tutti fanno un pane buono, non tutti fanno il gelato buono, non tutti fanno tanti altri prodotti artigianali buoni. Diciamo che nel complesso è buono, come possiamo dire come pane, è buono. Dire ottimo è un po' difficile perché poi c'è della gente che abbassa il livello anche di quelli che veramente lo fanno buono. Buono come il pane, un modo di dire che si perde nella notte dei tempi. Il profumo, il sapore, il colore del pane resta ancora oggi qualcosa che rimanda immediatamente al concetto quasi assoluto di bontà. Il pane oggi è ancora così buono? Ma in ordine generale è buono, cioè per me è buono. Diciamo per quanto riguarda la sicurezza alimentare non penso che ci siano problemi, insomma, per quanto oggi l'Italia è forse una delle nazioni dove la sicurezza alimentare viene sviluppata più che in altri paesi e di conseguenza io penso che è buono sia come livello che come per quanto riguarda la sicurezza alimentare. La farina è l'ingrediente numero uno del pane. Grani autoctoni, grani importati, sicurezza alimentare e organoletticità. Qual è l'opinione di Pier Giorgio Giorilli? Ma diciamo, allora, noi intanto dobbiamo considerare che importiamo il 70% di grano e di conseguenza lo importiamo perché, anche se poi c'è un non senso, che oggi i mulini importano il grano e siccome siamo bravi a macinare esportiamo la farina, perciò non si riesce a capire questo concetto che è abbastanza complesso, diciamo, no? Ovviamente noi il grano non ne abbiamo a sufficienza, lo dobbiamo importare in parte. Poi abbiamo un tipo di produzione, specialmente nei grandi lievitati così, che abbiamo bisogno di grani esteri che sono di una forza superiore che a noi servono e di conseguenza da quella parte. Per quanto riguarda dei buoni grani li abbiamo anche noi, ma non sono tantissimi, e per i grani autoctoni insomma bisognerebbe vedere bene perché non è che con quelli si riesce a volte a panificare molto bene perché sono bassi di proteine, sono bassi di valore di forza e di conseguenza
vanno bene se li vogliamo magari come sapore aggiungere delle farine molto più ricche di quello che può essere le proteine e le farine di forza. Di conseguenza io penso che comunque ci sarebbe da discutere un pochettino sugli erbicidi, quelle cose lì che vengono utilizzati, però lì è a descrizione di chi fa le coltivazioni, se è più onesto o meno onesto, secondo il mio punto di vista, insomma. L'acqua sembrerebbe un elemento neutro del processo di panificazione, ma lo è realmente? Ma in effetti neutro lo è anche. Più che altro nella panificazione è molto importante la durezza, perché va con i gradi francesi, cioè che va da 15 a 50. Diciamo che un'acqua troppo dura fa un po' difficoltà nella panificazione e nella lievitazione, un'acqua troppo dolce e viceversa, cioè dà meno stabilità, diciamo, alla lievitazione. Per quanto riguarda l'acqua rimane sempre un po' un qualcosa a difesa di qualcuno che non panifica come dovrebbe e la colpa è dell'acqua. Questa è la mia opinione personale. Io ho provato a panificare con l'acqua di 40 gradi francesi e di conseguenza ho panificato molto bene. Però voglio dire un'altra cosa, ma non per presunzione. Io ho girato 20 nazioni a tenere i corsi, non ho mai portato il sacchello dell'acqua, ho sempre utilizzato quella che ho trovato. Il sale non dà solo sapore al pane, ma svolge un'importante funzione antibatterica ed influenza direttamente la consistenza della massa lievitata. Si spinge però da tempo per limitarne l'uso perché è ritenuto dannoso per la salute. Quale può essere un giusto compromesso? Beh, il sale ha delle funzioni molto importanti. Assorbe i liquidi, stabilizza la lievitazione, fa prendere colore, se facciamo un pane senza sale non prende colore e di conseguenza è una cosa importante. Anche qua devo dire la mia opinione, cioè in effetti il sale fa male, però ci sono tantissime cose che fanno male, ma il fatto è che non riusciamo neanche a fare il conto. Oggi farebbe male se la gente mangiasse tanto pane come mangiava una volta, ma dal momento che il consumo pro capite è 80 grammi e di conseguenza vuol dire 50 grammi di farina per fare 80 grammi di pane, perché poi c'è l'acqua, e il discorso è, siamo capaci col 2% su 50 grammi di farina e scendiamo a 1,6 se riusciamo a fare il conto? Non è neanche un grammo di differenza. E di conseguenza è giusto. La pizza, per esempio, io quando tenevo i corsi a Napoli sono sceso dal 3% al 2,2-2,3, però si parla di 3%. E quando parliamo di una pizza vuol dire parlare di 3 panini. Lievito e lievitazione. La pazienza paga? Allora, la pazienza paga. Partiamo dall'inizio che per la legge italiana lievito madre o il lievito compresso sono tutti a lievitazione naturale. La legge non fa distinzione nella lievitazione naturale tra il lievito madre e il lievito compresso. Di conseguenza uno può scrivere fuori dal proprio negozio a lievitazione naturale, non scrive a lievitazione lievito madre, scrive lievitazione naturale. Questo avviene anche, a volte potrebbe essere anche nelle industrie così. Per quanto riguarda, io l'ho detto anche ultimamente, l'ho sempre detto, andiamo a prendere i francesi come esempio, utilizzano un quarto del lievito compresso che utilizziamo noi, perché fanno lievitazioni più lunghe con poco lievito. E perciò la domanda di dire se il tempo, è logico che la lievitazione con più è lunga
e con più ha meno lievito, secondo me, paga innanzitutto nel sapore e nella conservazione poi anche del prodotto. A volte io tutte queste cose le ho sempre dette ai corsi e qualcuno diceva ma noi abbiamo premura così, e io dicevo sempre, allora i francesi non capiscono niente, è solo un'organizzazione di lavoro, cioè voglio dire, non si perde tempo, però sempre a vantaggio della qualità e secondo il mio punto di vista il tempo paga. Qual è il miglior lievito per un pane perfetto? Ma il miglior lievito penso che il lievito, diciamo, dobbiamo partire dalla fermentazione perché i lieviti sono due praticamente, il lievito madre e il lievito compresso. Il lievito compresso non è veleno, basta utilizzarlo ovviamente non esagerando. Poi non bisogna confondere a volte anche pasta acida, che non è proprio il lievito madre, ma è un'altra cosa. È sempre una lievitazione, diciamo, naturale, ma è una pasta acida, cioè con una pasta acida non si può fare un panettone così. Di conseguenza diciamo che il miglior lievito, i sistemi sono diversi, cioè diversi, non più di tanto. Possiamo parlare di polish, possiamo parlare di biga se fatta correttamente e così via. Di conseguenza il lievito madre utilizzato nel modo appropriato e perciò dire qual è il lievito migliore. Diciamo che se facciamo una baguette è meglio partire da una base con la polish e se invece facciamo una ciabatta fatta correttamente è meglio partire dalla biga. Insomma, non è che c'è un qualcosa che va bene per tutto. A volte, a secondo del prodotto che andiamo a fare, abbiamo bisogno di un lievito appropriato per quel tipo di prodotto. Quali sono i comandamenti di Giorilli per una panificazione da maestro? I comandamenti, diciamo che iniziamo dalla prima cosa che ci vuole tanta passione, ci vuole l'aggiornamento professionale, non pensare di essere dei fenomeni, c'è sempre da imparare da tutti e di conseguenza con la passione e con, cioè essere critici nei propri confronti, non perché questo pane l'ho fatto io è il migliore perché l'ho fatto io, bisogna essere capaci anche di essere autocritici e di conseguenza per poter panificare poi. Ovviamente panificare sembra una cosa facile perché acqua, farina, sale e lievito, ma è più difficile di quello che si pensa. È quello che la stampa e la televisione ha fatto credere alla gente e che si sono poi cimentati nel periodo del Covid a panificare a casa e anziché fare il pane facevano i mattoni e di conseguenza si sono resi conto che forse fare il pane è un po' più difficile di quello che si pensa e di conseguenza non è così, non ci sono comandamenti, ma penso che le cose migliori essere innanzitutto un'altra cosa importante che fa parte dei comandamenti, essere perlomeno a conoscenza delle materie prime che stiamo utilizzando, che è la cosa principale, perché se uno, questo avviene anche nei panificatori, se uno è convinto che il sale è fatto solo per salare non ha capito niente e di conseguenza utilizza il sale perché è fatto per salare e di conseguenza uno dei comandamenti, uno dei primi è proprio quello di sapere cosa stiamo utilizzando come materie prime. La cottura, forno a gas, forno elettrico, ha davvero qualcosa in più il pane cotto a legna dei nostri nonni? Loro sono nonno anch'io perché ho cominciato i primi 5 anni, li ho fatti sul forno a legna e di conseguenza il giudizio lo posso fare. Diciamo che in teoria
quello che comporta il forno a legna, se è fatto con legna veramente, come dicevo prima, legna veramente quella giusta, non come è successo a Napoli con le casse da morto. Di conseguenza, è vero, perché era sui giornali, perciò, e allora va bene il forno a legna, ma non con quella legna di certo, e di conseguenza io penso che un tocco in più lo può dare, però dobbiamo anche considerare, con il lavoro così massacrante che c'è lavorando col forno a legna, di conseguenza bisognava fare 2 o 3 cotte, poi bruciare la legna, scaldare ancora il forno. Allora già facciamo fatica adesso a trovare la manodopera nei giovani. Se dovessimo scendere ancora al forno a legna non so come ce la caveremo. Ovviamente oggi ci sono tanti fattori che portano al forno elettrico, insomma. Il forno elettrico anche perché, essendo a più camere, sono camere che comunque possono avere delle temperature diverse, perché è cambiata anche la panificazione. Una volta si faceva pochi tipi di pane con grande quantità di pane, di prodotto, però magari un panificio faceva 3-4 tipi di pane massimo. Adesso un panificio ne fa 20. Non potremo mai cuocere sul forno a legna perché non riusciremmo a gestire per quanto riguarda i tipi di panificazione. Perciò può darsi che il forno a legna dia un tocco in più, ma la panificazione moderna sarebbe impossibile farla sul forno a legna. Giorilli ha percorso ad oggi un lungo cammino professionale nel mondo della panificazione, fino a diventare commendatore della Repubblica. Se ripensa alle prime volte che ha messo piede in un forno, qual è il ricordo che le viene in mente? Ma il ricordo che mi viene in mente, me lo ricordo benissimo perché avevo 14 anni e niente, oltretutto con mio padre, e di conseguenza non lo so cosa potrei dire, cosa mi viene in mente. Diciamo che mi sono quasi subito appassionato a questo tipo di lavoro e di conseguenza anche i giovani oggi, la prima cosa che con la passione e con la buona volontà si possono raggiungere tanti traguardi. Io sono arrivato a un certo livello, però ricordiamoci che io non l'ho mai cercato il successo e di conseguenza è venuto strada facendo. Se uno ha i numeri, comunque alla fine vengono fuori, si dice, no? E di conseguenza sono partito che il pane è una cosa che fa innamorare, insomma, praticamente, perché uno le crea con le proprie mani, lo si vede crescere durante la notte, durante il mattino nella cottura, e di conseguenza è una cosa che appassiona tantissimo. Crede che oggi un giovane possa abbracciare questa professione con lo stesso suo entusiasmo da ragazzo? Ma io penso di sì, perché, come dicevo prima, con la passione e con la buona volontà si possono raggiungere tantissimi traguardi. Devo anche dire che io ho fatto degli anni a insegnare a scuole professionali e un anno, no, per diversi anni avevo 4 scuole in un anno, e devo dire che io ho avuto tantissimi ragazzi che si sono fatti strada molto bene, che ancora adesso si ricordano, e di conseguenza vuol dire che quelli che avevano passione i risultati li hanno ottenuti. Però si vedevano già a scuola questi. Per diventare un maestro panificatore, quali sono le doti necessarie e che cosa non deve proprio mancare? Allora, partiamo dagli antipodi. Che cosa vuol dire maestro? Perché viene spesa così facilmente la parola maestro? Chi ti dà il titolo di maestro?
giovani che sono stati rovinati dai giornali o dalla televisione dicendo a 18 anni che lo chiamano maestro, che è ancora da imparare tutto, diciamo. La parola maestro in Italia è diventata una cosa vergognosa, che chiamano tutti maestri, ultimamente anche tenendo il corso ai pizzaioli, no? Perché poi diventano, cioè in 3 giorni tu diventi maestro? Io ho impiegato una vita e ho ancora qualcosa da imparare adesso e di conseguenza la parola maestro è veramente diventata una vergogna, la parola maestro. Perché per diventare maestri ci vuole altro, no? Di conseguenza gente che è stata rovinata perché poi un giovane che a 18 anni, 19 anni chiamano maestro, si monta la testa e logicamente di strada questo non ne farà mai. Per quanto riguarda Giorilli maestro, lo dicono gli altri, comunque il fatto è che io sono arrivato dove sono arrivato, ma strada facendo, senza cercare per forza il maestro. Ci sono arrivato perché se uno ha i numeri poi ci arriva. E di conseguenza dire come si fa a diventare. Con la passione e con la buona volontà si può arrivare a certi traguardi. Poi ci sono delle cose che uno ha dentro e un altro no. Io ti posso spiegare tutto quello che voglio, ma quello che ho dentro io non posso. Se facciamo un esempio, Maradona a tirare le punizioni, tutti vedevano come metteva i piedi, perciò anche gli altri potevano farlo, no? Abbiamo l'impressione che il pane oggi, in una società ossessionata dal dover essere belli e magri, sia un po' demonizzato e messo all'indice da salutisti da salotto. Cosa ne pensa lei al riguardo? Ma veramente nelle diete, quasi tutte le diete comprendono sempre una piccola parte di pane, comunque almeno un 30-40% lo comprendono, di conseguenza il pane fa ingrassare, ovviamente se ne mangiamo in quantità, altrimenti fa ingrassare come tante altre cose se vengono mangiate in quantità. Se uno anziché mangiare 60 grammi di pasta ne mangia 80 o 90, fa ingrassare anche, ci sono tanti alimenti che fanno ingrassare e non soltanto il pane. Poi è abbastanza ridicolo quando qualcuno non mangia il pane e poi dopo mangia i surrogati del pane, grissini, cracker e così via. Fanno ingrassare anche loro. Allora, se eliminiamo uno, ma io direi proprio che la maggior parte dei dietologi una piccola quantità di pane la mettono sempre. Qual è il tipo di pane che non può mai mancare sulla tavola della famiglia Giorilli? Beh, ovviamente la ciabatta fatta quella correttamente, quella fatta col 100% biga, con i suoi alveoli perfetti e di conseguenza diciamo che per me rimane uno dei pani migliori perché a ciabatta la chiamano in tanti, ma la vera ciabatta la sanno fare in pochi. Per concludere, il pane, lo abbiamo detto, ha una grande storia, ma avrà un futuro altrettanto grande, mantenendo il suo ruolo centrale nella dieta mediterranea? Ma io penso nella dieta mediterranea la sua parte il pane ce l'avrà sempre. Secondo il mio punto di vista è sceso come quantità di consumo, ma comunque il pane non deve mai mancare, secondo me, nella dieta mediterranea. C'è ancora gente che comunque quando si siede a tavola senza pane non mangia, di conseguenza vuol dire che qualcosa conta ancora anche il pane, diciamo. Perciò il futuro, secondo me, ce l'avrà ancora, cambiando magari un po', come ho detto prima. Se prendiamo quelli di una certa età preferiscono un pane magari più croccante, i giovani un pane più morbido, ma comunque nella dieta mediterranea penso. Poi il pane è una cosa che non abbiamo detto mai in queste interviste, non è vero che altri paesi non mangiano il pane, no? Se noi prendiamo i maggiori produttori di frumento al mondo
sono i cinesi. E non è che in Cina non mangiano pane, magari un tipo di pane loro particolare, per l'amor di Dio, però diciamo che lo mangiano ma non a tavola, lo mangiano in altri momenti, ma però mangiare lo mangiano. In Giappone è la stessa cosa, cioè voglio dire, viene comunque mangiato degustato in altri momenti, ma non è detto che per quanto riguarda noi nella dieta mediterranea, secondo me, meno, ma ci sarà sempre.